Bentornati raga, qui Gonzo Jazz Gaming. Oggi ripuliamo tutta la vecchia fattoria su Last Day on Earth in modo super economico. Partiamo subito, gli zombie all'entrata li possiamo uccidere tranquillamente uno ad uno e ovviamente ricordiamo che possiamo accedere a questa zona solo dopo aver assemblato il ponte con le risorse che vedi in video. Ovviamente userò armi ed equipaggiamenti abbastanza comuni e non dovreste avere grandi problemi a trovarle a tua volta. Ora è il turno del gigante barbaro. Sarà l'unico gigante o forse uno dei due dei pochi giganti che uccideremo alla fattoria per tenere l'approccio super economico. Puoi tranquillamente liberartene con una Glock, altrimenti se vuoi tenerti in economia basta che usiamo il Voltric qui sul portone, che è un muro molto importante per tutta la run. Benissimo, fatto ciò ci dobbiamo liberare di questo contadino zombie. Questo nemico in particolare, come tutti i nemici all'esterno dei recinti, non cambia di posizione e quindi lo troveremo sempre qui ad ogni reset. Questa cosa invece ovviamente non vale per i recinti. Ogni volta che veniamo qui gli avversari possono variare tra gruppi di zombie e razziatori e quindi partiamo semplicemente dai primi due recinti, diamo un'occhiata a che nemici beccheremo. Per i gruppi di razziatori possiamo usare delle armi da fuoco, cosa che io faccio però solo se questi qua sono armati con delle belle armi da fuoco a loro volta, altrimenti, come in questo caso, possiamo andare di Voltric. Il muro ci serve in ogni ipotesi perché, come potete vedere, possiamo semplicemente utilizzarlo per dividere i nostri nemici. Stiamo sempre attenti alla durata della nostra corazza. Io in questo caso ho portato con me tutto il necessario per upparla e rinforzarla, il che mi aiuta a risparmiare molto più equipaggiamento. Nel secondo recinto invece ci sono capitati dei gruppi di zombie contadini, zombie diciamo normali, veloci, misti a giganti. Basta che ci liberiamo solo degli zombie veloci, stando ben attenti a quelli là che possono uscire qui dalle palle di fieno, e risparmieremo i giganti semplicemente utilizzando il portone come barriera per separare i nostri nemici morti viventi. Ora possiamo resettare le posizioni dei giganti semplicemente uscendo e rientrando dalla mappa. Questo avrà l'effetto di riportarli nelle posizioni originarie e possiamo quindi proseguire alla pulizia del resto della zona. Se trovate la cassa blu lasciatela lì, ci servirà per dopo perché ora ci liberiamo di altri zombie contadini, quelli insomma più veloci, all'esterno dei recinti, dopodiché possiamo procedere ai successivi due, dove siamo fondamentalmente all'approccio di prima, cioè se becchiamo dei razziatori e non sono bene armati possiamo usare il Voltric, se hanno delle armi da fuoco molto potenti usiamo la nostra Glock, se becchiamo gruppi di contadini misti a giganti invece basta che uccidiamo i veloci e risparmiamo i giganti barbari per dopo. Il trucco qui è imparare bene l'aggro dei nemici e stare sempre ben attenti a non attirare tutti i giganti che sono disseminati all'interno della mappa, che potrebbero rendere la nostra run sempre un pochino scomoda. Ecco, ora passiamo all'ultimo recinto. Anche qui ci sono contadini misti dei giganti barbari. In questo modo io posso uccidere semplicemente il contadino. E come vedete qui c'è la nostra cassa blu insieme ad un cagnolino che troveremo sempre ogni volta che verremo qui alla fattoria. Ovviamente ogni volta però cambierà di posizione. Per ora lasciamo tutto così com'è, perché ora è il turno del boss, che uccideremo nudi con il nostro fedele piede di porco. Ci sono vari modi per farlo, però secondo me il migliore è attirarlo fuori la fattoria in modo tale che se dovessimo morire sarà molto facile recuperare il nostro corpo. Quando si avvicina basta che giriamo intorno a lui, lo colpiamo tra uno sputo e l'altro fino alla sua morte. Occhio perché la sua saliva tossica ci toglie 80 di vita e ci rallenterà per alcuni secondi. Dovremo aspettare un po' prima che il Ravager riprenda a sputare. Una volta ucciso prendiamo il bottino, se siamo fortunati potremmo ricevere le grandi ossa, dopodiché possiamo rientrare nella zona e continuare a ripulire la fattoria dagli zombie veloci, sempre risparmiando i giganti. Prima ci prendiamo cura della zona della motosega, è qui che dovremo portare la cassa blu una volta che avremo ripulito tutta l'area dagli zombie contadini. Se siamo fortunati anche questo capanno si aprirà e ci darà accesso ad un cane addizionale e a bottino bonus che potrebbe includere, sempre con un po' di fortuna, anche dei pezzi di chopper.
è il momento di prendere la cassa blu. In questo caso purtroppo i giganti sono posizionati un po' male, quindi tu sei libero sia di portarli in giro per la mappa e di trascinare la cassa un po' alla volta, sia semplicemente di farli fuori con un pezzettino di Glock o con il wall trick. Ora possiamo svuotare il nostro inventario, tra poco capirai perché. Prendiamo la cassa e la portiamo alla motosega. Quando si attiverà, essa impiegherà più o meno 10 secondi per aprirsi e tutti i giganti della mappa arriveranno qui, più un paio di contadini addizionali che non dovrebbero essere un problema, perché come abbiamo visto sono abbastanza semplici da affrontare. A questo punto dobbiamo semplicemente portare tutti gli zombie giganti a spasso per la zona, preferibilmente nei pressi del cancello principale, tornare alla cassa e prendere tutto quello che c'è all'interno. In questo caso siamo stati molto fortunati perché si è aperto anche il capanno, il che significa anche altri zombie contadini da ammazzare, circa 2 o 3, ma ciò significa anche pezzi di chopper, cosa che è successa perché io ho beccato un bel serbatoio. Ora puoi uscire dalla mappa, puoi rientrare, tutti i giganti si troveranno a ridosso della cassa blu, ci basterà semplicemente svuotare la casa, aprire il resto delle casse, tagliare la quercia, insomma goderci il nostro bottino. La cassa blu è importantissima per ottenere modifiche delle armi da combattimento ravvicinato, è così che io ho assemblato la mia mannaia con la lama tattica, il macete full moddato e ovviamente possiamo anche ampliare il nostro allevamento di cani. Fammi sapere con un like o con un commento se il video ti è piaciuto e se hai trovato questa strategia molto utile. Iscriviti, attiva la campanella e resta aggiornato con le pubblicazioni a tema Last Day on Earth e non. Qui con Zogis Gaming, buona caccia!